Buongiorno a tutti. Allora, era da un po' che non facevo un video sulla presentazione della mia attrezzatura e quindi ho pensato bene di continuare questa piccola serie. Diciamo che era già da un po' che volevo fare questo video, ma poi non avevo mai trovato il tempo di farlo. E vabbè, comunque sia, quello che vi voglio presentare oggi sono alcune action cam che io uso per i miei video. Già tempo fa vi avevo presentato la Insta360 Go 2, questa qui, vi lascio il link qui sopra, in cui appunto presentavo le caratteristiche e anche i pro e i contro. Fondamentalmente il contro, tra virgolette, principale di questa camera è che, nonostante fosse molto versatile, molto piccola, molto maneggevole, tuttavia aveva una risoluzione di 2,7K, ma soprattutto avendo un sensore molto piccolo, fondamentalmente in condizioni di scarsa luminosità oppure quando c'è una scena con molto contrasto, quindi con dei colori molto scuri associati a dei colori chiari o delle zone di ombra associate a delle zone di luce, diciamo che le zone di ombra le rende molto rumorose questa camera, e quindi avevo già in mente di prendere a suo tempo un qualcosa che mi consentisse di superare questi due problemi, quindi una action cam con risoluzione 4K e che avesse un sensore di qualità superiore, un po' più grande, senza andare, diciamo, sulle fotocamere, perché gran parte dei vlogger o degli youtuber usano appunto delle fotocamere dedicate al vlogging, cosa che per ciò che mi riguarda voglio evitare, perché è comunque un oggetto molto, molto grande, molto pesante, molto difficile da maneggiare, non è quello che volevo io per i miei usi. Quindi ho studiato un pochettino la situazione, le action cam diciamo che vanno per la maggiore sono appunto la GoPro, le action cam della DJI, poi tutte quelle che troviamo su Amazon, e le altre della serie Insta360. In particolare c'era la serie X, che è la action cam a 360 gradi, che ha due obiettivi, e poi c'è la serie R ed RS, che poi è quella che ho acquistato io e che vediamo qui e che sarà oggetto del video di oggi. Quindi queste camere le ho prese usate un anno fa, prima che mi facessi male, e il ragionamento che mi ha portato a scegliere queste camere è stato il seguente. Io volevo appunto delle camere che avessero quelle caratteristiche che ho detto prima, ma anche che avessero una certa versatilità e un ingombro e un peso molto ridotto. In più avevo già l'esperienza della Go 2, per cui mi ero trovato molto bene, e quindi naturalmente mi sono rivolto alla stessa ditta. Quelle che vi presento oggi sono la Insta360 One R, che è un modello vecchio che non fanno più, e la Insta360 One RS, che è tuttora in produzione. Sono due oggetti molto simili, praticamente la RS è una evoluzione della Action Cam One R, è migliorata in qualcosa. Adesso andremo nel vedere tutto ciò che è stato migliorato tra i due modelli. Però, facendo un passo indietro, perché ho deciso di scegliere proprio questi? Intanto perché sono delle camere molto, molto versatili, sono impermeabili, e in più sono modulari, quindi si possono disassemblare e riassemblare a mio piacimento. Esempio, se prendiamo questa, che è la One RS, questa è composta da una batteria, da un corpo principale della camera e da un obiettivo che include anche il sensore. Di sensori fondamentalmente ce ne sono di tre tipi.
c'è questo che è sviluppato in cooperazione con Leica, che ha un sensore da 1 pollice, può fare video fino a 5,4K, ha un'ottica di qualità e consente appunto di avere dei filmati molto nitidi e molto definiti, sia in condizioni di luce ottimale, ma soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, cioè consente di avere dei filmati utilizzabili in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre gestisce abbastanza bene i contrasti che dicevamo prima, quindi tra zone scure e zone chiare. Il contro di questo obiettivo è che la distanza minima di messa a fuoco è di 90 cm, quindi bisogna tenerlo a una distanza almeno di 90 cm per non risultare fuori fuoco. Un altro obiettivo di questa camera è il 4K normale, che è questo qui, che è un altro obiettivo 4K, ha una qualità un po' inferiore come ottica, ha un sensore un po' più piccolo, però ha il vantaggio di essere più compatto, di essere più leggero e di avere una distanza minima di messa a fuoco più corta, quindi si può usare diciamo in modo più ravvicinato ed è anche appunto meno ingombrante ed è più leggero. Guardate diciamo la differenza tra i due obiettivi. E poi c'è un obiettivo a 360 gradi che deriva direttamente dalla serie One X2, mi sembra, o 1, che ha fondamentalmente un sensore della stessa dimensione di questo obiettivo, però appunto avendo due obiettivi può fare delle riprese a 360 gradi. Questo che cosa consente di fare? Consente di effettuare una ripresa e poi in post-produzione di applicare degli effetti, che sono quelli che avete visto in qualche video, diciamo effetti di tipo sfera, oppure del soggetto che cammina sul mondo, eccetera, eccetera, ma quelli che interessano a me sono quelli di seguirmi nei b-roll, quindi quando io cammino, riprendendo con questo obiettivo, il software poi è in grado di individuarmi come soggetto e quindi di seguirmi nella mia azione, come se ci fosse un cameraman che mi segue. Oppure di scegliere in post-produzione quale zona del video mostrare, perché appunto lui riprende a 360 gradi e quindi poi sta a me scegliere se riprendere me stesso, se riprendere la parte che sta davanti a me, se riprendere la parte diciamo che sta nei miei paraggi, e quindi aggiunge versatilità alla ripresa e anche alla post-produzione. Quindi questa è una veloce panoramica sulle caratteristiche di questi tre obiettivi. Per ciò che riguarda invece i due corpi principali, sono molto simili, cambia l'impostazione dei menu, cambia la qualità dei microfoni, anche il numero dei microfoni, chiaramente quello più nuovo che è l'RS ha un microfono in più se non mi sbaglio, e anche la qualità dello schermino che c'è qua dietro. Inoltre la serie RS ha una batteria un po' più grande rispetto alla serie R, quindi garantisce un'autonomia superiore. E infine, avendo una batteria più grande, hanno anche dei case differenti. Questo è il primo modello che ha appunto, si apre diciamo così in maniera posteriore, quindi si infila dentro, poi adesso lo vedremo, la camera si chiude così e si blocca. E questo chiaramente diciamo così, determina uno sforzo maggiore, ecco, un po' meno pratico rispetto alla soluzione che hanno trovato dopo, che è questa qui, no? In questo caso invece la camera si infila di lato, si sblocca questo sportellino, si infila la camera, si chiude ed è sicuramente più pratico e più veloce. Perché mi interessa che sia più veloce questo sistema? Perché appunto, avendo un sistema completo, c'è a volte la necessità di cambiare in maniera rapida obiettivo oppure l'orientamento del display. Infatti questa camera consente ad esempio di avere il display, a seconda di come assembliamo il tutto, o verso di me, come in questo caso qui,
va bene, che ho il display verso di me, oppure se voglio vedermi mentre mi riprendo, di averlo verso chi, chi è ripreso, quindi si gira in questo modo, si riassembla il tutto e il gioco è fatto. Quindi come vedete poi viene un corpo molto compatto che, come abbiamo visto prima, io posso poi inserire in questo case, che è importante perché mi consente poi di poterlo montare su dei treppiedi o su dei selfie stick, e ho la mia camera assemblata. Purtroppo sul corpo della camera non ci sono filettature che mi consentono appunto di piazzarla direttamente su un supporto, ho sempre bisogno del cage. Come abbiamo detto prima, anche se sembra difficile che lo sia, però è impermeabile, quindi la posso immergere, posso fare delle riprese subacquee. Se devo andare a delle profondità importanti c'è il case impermeabile che quindi la protegge dalle infiltrazioni dovute alla pressione maggiorata. Per ciò che riguarda la serie S il funzionamento è analogo, quindi io assemblo la camera, dopodiché la vado a montare sul supporto che abbiamo detto che in questo caso è un po' meno comodo perché devo fare più movimenti e quindi si perde un pochettino più di tempo, però si infila dentro in questo modo, dopodiché si chiude questo sportello, si blocca e ho l'assemblaggio completato. Sulla camera, oltre diciamo così al sistema che la compone, quindi all'obiettivo, al corpo e alla batteria, ho due pulsanti, uno è per accendere, l'altro è per iniziare la registrazione e per terminarla, dopodiché su un fianco ho lo sportellino che serve per la connessione con il cavo USB-C sia per ricaricarlo e sia per connetterlo al computer, e poi abbiamo lo slot per la micro SD. Quindi sono camere molto semplici che però mi hanno consentito di aumentare sia la qualità dei video, perché chiaramente la ripresa in 4K è tutta un'altra cosa rispetto alle risoluzioni più basse, e soprattutto fondamentalmente mi ha dato non una sola action cam ma 3 action cam. È chiaro che se uno l'acquista nuova i prezzi per un sistema completo sono abbastanza alti, ed è per questo che io infatti ho trovato delle occasioni, e quindi per avere il sistema completo ho acquistato anche i due corpi separati in modo tale di poter avere due punti di ripresa e di comporli poi come meglio credo, insomma come mi sento meglio in fase di post produzione. C'è da dire anche che c'è un quarto obiettivo che è sempre a 360 gradi ma ha due sensori da 1 pollice sempre sviluppati dalla Leica, quindi è molto grande. Quindi questo modulo, questo kit che include anche una batteria differente, poi l'assemblaggio viene un po' diverso da questo, ma viene quello, diciamo così, con la stessa forma della serie One X, quindi delle classiche camere a 360 gradi. Ciò detto, quindi, io nei miei video mi organizzo in genere in questo modo. Quello che uso di più è questo qui, perché ha una qualità superiore e quindi mi consente di avere sempre dei risultati ottimali sia nei boschi, sia quando mi sveglio la mattina presto ed è ancora buio, oppure quando il cielo è nuvoloso, quindi c'è poca luce e ci sono anche delle zone d'ombra su quello che voglio riprendere io. Oppure quando faccio le riprese in macchina, insomma questo è quello che uso un pochettino più di tutti. Quest'altro invece lo uso quando voglio avere una camera un po' più leggera, un po' più versatile, un po' più maneggevole, soprattutto quando riprendo in condizioni
di forte illuminazione, oppure diciamo così in zone aperte, quindi quando non ho la difficoltà di avere poca luce oppure di dover gestire dei contrasti. Quindi questo diciamo che è l'obiettivo che uso di meno, in effetti. Questo a 360 gradi invece lo uso quando voglio ottenere dalle mie riprese degli effetti particolari, quindi non lo uso quasi mai per riprendere me stesso, o quando parlo, diciamo. Lo uso quando voglio fare dei b-roll, oppure lo uso quando lo monto sulla bicicletta, ad esempio, no? Per poter avere delle riprese un po' più dinamiche e un po' più varie. E quindi devo dire che anche questo lo uso, è una via di mezzo, quindi non lo uso tanto come questo, ma lo uso sicuramente più di questo qui. La 360 Go 2 invece la continuo ad utilizzare in maniera un po' più parsimoniosa, e quindi la uso quando, siccome effettivamente è molto versatile, la voglio montare sulla parte anteriore della bicicletta, tanto è magnetica e ha i suoi supporti che sono molto, molto versatili, oppure quando la voglio tenere, diciamo così, sul casco, oppure quando voglio veramente fare delle riprese in maniera molto rapida e molto, molto leggera. Ecco. Allora, quello che, per concludere, mi è piaciuto di questo sistema è appunto la versatilità, la qualità soprattutto di questo obiettivo, il divertimento che dà questo obiettivo qui. Però mi aspettavo un sistema di stabilizzazione soprattutto un po' più avanzato, quindi soprattutto per ciò che riguarda la linea dell'orizzonte, che per essere tenuta livellata la qualità della foto viene molto degradata, perché appunto rispetto a questa qui che fa una ripresa a 180 gradi e quindi poi fa un crop in modo tale da tenere sempre l'orizzonte a livello, quindi io questa qui la posso girare, la posso rigirare e l'immagine non perde qualità. Se invece io seleziono l'opzione Horizon Lock in questo sistema, l'immagine viene molto ridotta in dimensione e la qualità appunto ne risente. E quindi fondamentalmente hanno un sistema di stabilizzazione per i micromovimenti che funziona abbastanza bene, ma per ciò che riguarda la tenuta dell'orizzonte in maniera livellata, diciamo che c'è molto da fare. E questo è dovuto al fatto che soprattutto questi due obiettivi hanno un campo di vista che è molto più ridotto rispetto al 180 gradi di questa, e quindi sotto questo punto di vista bisogna stare un pochettino più attenti. Infatti nei miei video a volte vedete che l'orizzonte è storto. Mi sono dotato di selfie stick con una piccola testa a sfera, in modo tale che così a occhio io lo possa mettere il più livellato possibile, ma non sempre ci riesco. Invece su questo obiettivo qui a 360 gradi chiaramente questo problema non c'è. Comunque sia, io spero di avervi dato un'idea appunto di questo sistema. Se vi interessa andate a vedere sul sito della Insta360 tutte le varie caratteristiche e anche le possibilità che dà al di là di quello che vi ho detto io, e vedrete che è uscito un nuovo modello di action cam della Insta360 che costa molti più soldi, ha una qualità abbastanza importante, non è l'evoluzione di questo, è una action cam del tutto nuova, però se per i vostri usi è più utile, dateci un occhio, anche perché ha uno schermo molto più grande che si può girare verso l'alto appunto per fare dei vlog in maniera più comoda. È sicuramente più grande di questo schermino qui che è molto piccolo, in effetti diventa difficile usarlo appieno. E comunque sia, spero appunto che questo video vi abbia dato una piccola idea di come funziona questo sistema. Per cui se vi è piaciuto mi fa molto piacere se mettete un like, se avete delle domande o delle opinioni mi fa molto piacere se le scrivete nei commenti. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.